Nel paese di San Benedetto Belmo inizia e finisce il racconto della malora di Beppe Fenoglio. Lo scrittore ci porta subito a conoscenza, fin dalle prime righe, della morte del padre di Agostino. Si pigliava la sua prima acqua sottoterra, quella della malora, l'ora cattiva. È una storia di vita difficile che, come ci spiegano i cartelli descrittivi nel comune di San Benedetto, avrebbe potuto essere ambientata in qualsiasi luogo della Langa. Infatti, nei racconti degli anziani si sentivano molte storie simili e io stesso ne ho ascoltate. La morte del padre è annunciata da un venditore di olio da cui la madre compra del prodotto a patto che lui passi dal pavaglione dove Agostino lavora come servitore di campagna a riferire la notizia. La famiglia Braida ha tentato in passato di comprare la censa, vendita di sali, tabacchi, olio e altri generi del monopolio. Scoraggiata dall'insuccesso, sono iniziate una serie di sventure economiche fino alla morte del padre. Tra i figli abbiamo Stefano, che tempo prima era partito per il servizio militare ed era molto contento di potersi allontanare da quel luogo, tanto che al momento della chiamata si era messo a gridare di felicità. Ora è a casa, ma fa molta fatica a riadattarsi e a sopportare quella vita di campagna. Abbiamo Emilio che è in seminario a studiare il cambio dell'estinzione del debito con la maestra. La possibilità di studiare dai preti è per lui l'unica possibilità di istruzione superiore come per i poveri del suo tempo. Tuttavia è anche una condanna perché Emilio patisce molto il freddo. L'acqua nella bacinella per lavarsi è congelata in inverno e l'alimentazione è misera le poche volte in cui vede il fratello gli chiede qualcosa da mangiare. Emilio morirà infatti di tubercolosi. Questo è un destino che in qualche modo Agostino presagisce quando vede il prete di Trezza affamato girare per le campagne chiedendo un lavoretto qualsiasi, anche aggiustare una sedia, pur di sfamarsi. La parte più importante della storia avviene nella cascina in località Pavaglione, dove Agostino lavora come servitore di campagna. Qui abbiamo la figura del mezzadro Tobia e della sua famiglia che lavora tantissimo con lo scopo mai realizzato finora di comprare una terra dove il lavoro sia meno duro. I figli di Tobia sgobbano allo stesso modo di Agostino e mai si sognerebbero di cedere il loro lavoro ad Agostino stesso, poiché temono le punizioni di Tobia e sanno che la sventura può essere dietro l'angolo. Si vede una forte differenza rispetto a quanto accadeva nella Luna di Falò di cui ho parlato in passato, in cui le figlie del Sor Matteo conducevano una vita sicuramente più signorile e agiata rispetto ad Anguilla. La parsimonia di Tobia è totale, tanto da rischiare di mandare a monte il matrimonio della figlia Ginotta, quando il sensale, colui che doveva mettere d'accordo le parti, si fa portavoce della richiesta dell'altra famiglia di aggiungere un marengo alla dote della figlia. Tobia non cede in nessun modo, adducendo a motivazione di essere un mezzadro, mentre quelli dell'altra famiglia, piccoli proprietari. Altra figura nella storia è quella del farmacista di Alba, padrone della terra dove lavora Tobia e di altre cascine intorno ad Alba. Tobia ed Agostino incontrano questo farmacista quando scendono da lui ad Alba e talvolta al Pavaglione quando passa a vedere le sue terre. In particolare mi è sembrato significativo l'episodio in cui il farmacista e un suo amico salgono a vedere in quale luogo si scioglierà per prima la neve, al Pavaglione o nelle terre dell'amico, e per questa visita ricevono 4 robiole dalla moglie di Tobia e le rovinano mangiandole un po' dell'una e un po' dell'altra, cosa che manda su tutte le furie lo stesso Tobia. Da menzionare la figura di Mario Bernasca, servitore di campagna dall'età di 11 anni e risentito verso la sua famiglia per questo motivo. Mario tenta di convincere Agostino a lasciare quei luoghi, a seguire le stagioni del grano
e a sistemarsi in qualche bottega nel resto dell'anno, e se le cose vanno male a fermarsi in una cascina intorno ad Alba, dove i padroni pagano meglio e le condizioni di lavoro sono migliori. Ma Agostino tentenna e trova scuse. Mario se ne andrà dalla casa dove lavora senza dir niente a nessuno, tanto da far sospettare un furto, che in realtà non c'è stato. La moglie di Tobia cerca di avere la stessa cura per Agostino e i suoi figli. Le sue condizioni di salute sono sempre più precarie e Tobia, suo malgrado, in seguito alle indicazioni del farmacista suo padrone, in seguito ad un episodio molto preoccupante di malessere della moglie ed in seguito ad una lite molto dura con il figlio, è costretto ad assumere un aiutante. Agostino e Fede, la nuova aiutante della moglie di Tobia, si innamorano e progettano un futuro insieme. Il vino dato ad Agostino al posto dell'acqua e aceto data a tutti gli altri è un segno che Agostino comprende presto. Questo amore è presto interrotto dalla famiglia di Fede quando i suoi parenti vengono a prenderla perché una persona di condizione agiata l'ha chiesta in sposa. Fede obbedisce e se ne va a testa china senza poter guardare Agostino. Nel romanzo della miseria e della vita durissima è accennato il tema del suicidio, evocato nell'immagine del Tanaro e nella figura di Costantino del Boscaccio, scomparso e ritrovato per caso in un bosco proprio da Agostino. In questa storia tutti sembrano perseguire un miglioramento, spesso attraverso il duro lavoro e alcuni attraverso il gioco d'azzardo, ma questo miglioramento non arriva mai. Siamo ad una buona mira, dice Tobia ai suoi figli, ma in definitiva non cambia nulla, solo Agostino è felice di essersi riconquistato la sua libertà, ritornando a condurre quella piccola terra lasciata in stato di abbandono da Stefano, che ora lavora a Monesì. È un finale che mi fa pensare ai Malavoglia con quel suo destino di ritorno al punto di partenza, ed è un finale in parte contraddetto dalla storia di abbandono di questi luoghi degli ultimi 70 anni.